Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video di Ultimate Music Training. Oggi vedremo come studiare in maniera efficace. Questo concetto, secondo me, è molto importante perché è la base su cui noi costruiremo comunque il nostro playing alla fine, perché quando andremo poi a lavorare sugli esercizi o comunque a studiare in ogni caso, avremo bisogno di un metodo efficace che ci aiuti a ottenere i migliori risultati possibili, possibilmente nel minor tempo possibile. Questo è un concetto secondo me molto importante perché sta alla base di quello che poi noi andremo ad imparare quando ci eserciteremo. Con un approccio adeguato allo studio riusciremo ad imparare meglio e più velocemente. Iniziamo col parlare della durata delle sessioni di allenamento e della cadenza con cui fare queste sessioni durante la settimana. L'approccio migliore secondo me è quello di avere delle sessioni di allenamento non troppo estese dal punto di vista della durata, per evitare appunto cali di attenzione che andrebbero a rovinare la qualità della nostra pratica, da ripetere durante la settimana, possibilmente tutti i giorni. Questo tipo di approccio secondo me è molto più efficace rispetto a fare poche sessioni durante la settimana, quindi ogni tot giorni, di durata molto estesa. I problemi con questo tipo di approccio sono due, e cioè il fatto che avendo delle sessioni molto lunghe rischiamo di non riuscire a essere focalizzati su ciò che stiamo facendo per tutto il tempo, per cui il breve tempo in cui riusciremo a essere con la testa al 100% negli esercizi che stiamo eseguendo sarà comunque un allenamento utile e di qualità, mentre il restante tempo in cui penseremo a qualcos'altro sarà quasi totalmente del tempo perso, comunque dell'allenamento che non darà quasi alcun beneficio, se non magari l'allenamento puramente muscolare. Il secondo problema invece inerente sempre a questo tipo di approccio risiede nel fatto che facendo poche sessioni durante la settimana non riusciremo ad insegnare ai nostri muscoli e alla nostra mente i movimenti e quindi la parte tecnica e la coordinazione e l'indipendenza tra i vari arti, in quanto non riusciremo a dare una continuità agli esercizi su cui stiamo lavorando. Avendo parlato di concentrazione durante la fase di pratica, è fondamentale secondo me introdurre il concetto di deliberate practice. Il deliberate practice è un tipo di allenamento in cui per tutta la durata della sessione noi resteremo al 100% e forse anche oltre concentrati su ciò che stiamo facendo, utilizzando tutti i nostri sensi utili per captare il più possibile i vari segnali e dati che derivano dall'esercizio in sé. Ad esempio, dal punto di vista dello strumento, potremmo utilizzare sia il tatto per registrare le sensazioni che comunque questo esercizio e questi movimenti danno nei nostri muscoli e nei nostri tendini e insomma nel nostro corpo in generale. Possiamo utilizzare la vista, quindi guardare i nostri arti, eseguire movimenti e quindi trarre dei dati visivi dalla nostra pratica. E infine ovviamente il terzo senso utile ai nostri scopi è quello dell'udito, in quanto noi appunto ci stiamo allenando e quindi ascoltando in modo attento e con concentrazione riusciremo a captare la fluidità di ciò che stiamo eseguendo, se è perfettamente a tempo, se è perfettamente suddiviso in modo adeguato, oppure se ci sono delle problematiche da risolvere poi con la pratica. Seguendo i principi del deliberate practice, ci ritroveremo ad allenarci in un modo quasi meditativo, rimanendo al 100% concentrati sull'istante presente, quindi sul momento, su quello che stiamo facendo e per questo motivo ad astrarre il più possibile dati e informazioni utili che poi verranno successivamente rielaborati dalla nostra mente e quindi ci aiuteranno ad apprendere concetti nuovi, tecniche nuove, movimenti nuovi. Per poter rendere queste sessioni di allenamento davvero efficaci, avremo bisogno di porci degli obiettivi e trovare i nostri punti deboli, quindi gli aspetti del nostro playing su cui abbiamo bisogno di lavorare.
Il primo passo per riuscire a fare questa cosa consiste nel registrare video e audio dei nostri allenamenti. In questo modo noi riusciremo a posteriori, quindi finita la sessione di allenamento, a riguardare questi contenuti. Facendo così riusciremo a vedere e ad ascoltare ciò che abbiamo suonato da una prospettiva esterna e quindi a captare tutti questi piccoli difetti, queste piccole imperfezioni che altrimenti mentre si suona difficilmente riusciremo a vedere. Per quanto riguarda gli obiettivi, la cosa che ha funzionato meglio con me è stato crearmi una sorta di diario di bordo della pratica. In cosa consiste? Consiste nel fare un foglio Excel in cui annotare ogni singolo esercizio che andiamo a fare durante il giorno. Prima di fare l'esercizio consiglio di scrivere 2 o 3 obiettivi su cui vogliamo veramente lavorare e quindi su cui rimarremo particolarmente concentrati durante l'esecuzione e a posteriori, dopo aver fatto l'esercizio, una cosa che ha funzionato molto bene per me in questi anni è stato segnare i pro e i contro della pratica appena fatta. Quindi nel pro andranno tutte le cose positive che ho notato e di cui comunque sono soddisfatto e contento, nei contro invece andranno tutti gli altri aspetti negativi che ho notato e su cui poi in futuro dovrò lavorare. Oltre che per gli obiettivi, tenere un diario di bordo di questo tipo ci aiuterà molto anche con la motivazione. Dato che il processo di learning del nostro cervello non è lineare e quindi i risultati non saranno subito visibili, ma in molti casi, soprattutto quando si raggiungono livelli più avanzati, sarà necessario davvero lavorare duramente, molto duramente, per mesi o addirittura anni prima di vedere un minimo miglioramento, la nostra motivazione ovviamente potrebbe iniziare a vacillare. Tener conto di tutto il nostro processo di allenamento con questo tipo di diario e quindi segnare ogni volta i riferimenti magari metronometrici, gli obiettivi, i pro e i contro, ci aiuterà in futuro ad avere una visione più ampia e più completa e precisa del nostro processo. E quindi in questo modo riusciremo a notare dei miglioramenti effettivi che abbiamo fatto che sarebbero stati altrimenti impossibili da notare. E quindi in questo modo la nostra motivazione può restare alta e noi possiamo essere sempre più motivati, curiosi e appassionati per quello che stiamo facendo. Come dicevo, appunto, il processo di learning non è lineare, ma capita molto spesso, se non sempre, che le proprie skills rimangano per lunghi periodi di tempo allo stesso livello o addirittura potrebbero anche in alcuni casi peggiorare. Questa cosa è assolutamente normale e succederà che andando avanti ad allenarsi con costanza e in modo efficace faremo quel passo avanti e quindi ci ritroveremo ad un livello superiore di tecnica o di creatività. Questa cosa vale davvero per qualsiasi aspetto della musica, ma non solo, in generale comunque in ogni cosa che facciamo. A tal proposito, l'approccio che più mi ha dato benefici durante questi ultimi anni è stato quello di lavorare in modo intensivo e approfondito su un determinato argomento per qualche mese, fino a quando non notavo che i progressi iniziavano a scarseggiare. L'idea quindi è quella di lavorare su un argomento in modo approfondito fino a quando non restiamo fermi per diverse settimane allo stesso livello. Quando vediamo che non riusciamo più a progredire, nonostante appunto passino le settimane o addirittura i mesi, a quel punto secondo me è meglio passare a qualcos'altro e lasciare completamente da parte questo argomento su cui abbiamo lavorato per tanto tempo. Facendo così, infatti, dando nuovi stimoli e nuove informazioni e dati alla nostra mente, essa rielaborerà ciò su cui abbiamo lavorato fino a questo punto e in questo periodo in cui ci dedicheremo a qualcos'altro, se abbiamo effettivamente lavorato nel modo corretto e speso il tempo necessario per apprendere appieno quel concetto, esso inizierà a comparire piano piano nel nostro playing. Nel caso in cui questa cosa non dovesse succedere, basterà tornare sugli esercizi fatti in precedenza e continuare ancora per un po' di tempo a lavorarci in modo meticoloso. Un altro aspetto importante per quanto riguarda le sessioni di allenamento è quello del considerare sempre la nostra stanchezza, sia fisica che mentale. Allenarsi senza tener conto delle proprie condizioni fisiche e mentali produrrà degli allenamenti poco efficaci e aumenterà a dismisura il rischio di
infortuni ai nostri muscoli o ai nostri tendini. Quando appunto la nostra mente sarà stanca, tutto ciò che faremo sarà molto meno assorbito, perché appunto essa capterà molte meno informazioni utili al nostro apprendimento. Nel caso in cui invece i nostri muscoli e il nostro corpo fosse stanco invece e noi ci sforzassimo di eseguire lo stesso tutti i vari esercizi, alla lunga potrebbe portare a infortuni anche di entità abbastanza grave. Questo punto è particolarmente importante se ci si allena per fare generi estremi, come appunto technical death metal o black metal, insomma, tutti questi generi che richiedono una preparazione sulla batteria non solo dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista fisico. Quando ci si allena per generi estremi, dobbiamo sempre tenere a mente il fatto che i nostri muscoli necessitano di riposo per poter tornare in forma. Ignorando i segnali che il nostro corpo ci manda, che possono essere appunto dolore oppure difficoltà a eseguire pattern che magari il giorno prima ci sembravano semplici, oppure appunto difficoltà anche solo a stare in equilibrio sul seggiolino. Ignorando appunto tutti questi vari segnali, andremo incontro inevitabilmente a infortuni muscolari che possono essere anche gravi. Questa è una cosa che ho molto a cuore perché mi è successa un po' di anni fa. Appunto avevo l'abitudine di suonare 10-12 ore al giorno, ogni giorno alzandomi alle 4 di mattina, perché nella mia mente bacata dell'epoca pensavo che allenandomi così tanto avrei fatto più progressi in minor tempo, cosa sbagliatissima e che ho pagato comunque a caro prezzo. E a causa di questa mia ostinazione ad allenarmi così tanto ogni giorno, senza mai riposare, senza prendere mai un giorno di pausa, incurante del dolore, incurante dei problemi, mi sono ritrovato a non riuscire più ad eseguire determinate tecniche che usavo per il doppio pedale e ad avere dolori muscolari e a livello delle anche che mi sto portando avanti ormai da diversi anni. Per cui affrontando generi così tanto faticosi dal punto di vista fisico e anche mentale, bisogna sempre avere in mente questa cosa per evitare spiacevoli inconvenienti. Ok, per oggi è tutto e spero che il video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato interessante. Nel caso fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, mettete un like, ricordatevi di seguire le pagine di Ultimate Music Training e di attivare la campanella qui su YouTube e ci vediamo alla prossima, buona musica!